Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video, se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Fatemi sapere subito nella chat qui a fianco o nella sezione dei commenti qui sotto se questo è il primo video che guardate sul mio canale oppure se siete degli studenti abituali qui sul canale. Allora, oggi facciamo un quiz. Un quiz sui pronomi ci, ne, lo. Perché questo è un argomento importantissimo. Il pronome ci, il pronome ne, il pronome lo sono davvero essenziali da capire, da usare in italiano e sono anche un po' complessi da capire, non sono facilissimi, lo so, lo capisco, però non è impossibile capirli bene e usarli di conseguenza. Quindi oggi facciamo questa sessione per esercitarci, va bene? Quindi facciamo il quiz, ci sono 12 domande e dopo ogni domanda, quindi dopo ogni risposta, faccio una brevissima spiegazione del perché la risposta è quella. Va bene? Allora, direi di iniziare subito, così non perdiamo troppo tempo. E iniziamo subito con la prima domanda. Avete per ogni domanda 10 secondi per pensare e rispondere. Iniziamo. Ti dico un segreto, ma non dirlo a nessuno. Perché mettiamo il pronome lo in questa frase? Perché c'è il verbo dire. Anche perché in questa frase c'è la necessità di sostituire il nome segreto, che è un nome maschile singolare. E quindi il pronome oggetto diretto che sostituisce un nome maschile singolare è lo. Quindi dire qualcosa a qualcuno, dire un segreto a qualcuno, dirlo a qualcuno. Benissimo, proseguiamo con la seconda domanda. Sono felice di averti come amica. Ci tengo molto alla nostra amicizia. Qui la risposta è ci, perché dobbiamo vedere qual è il verbo. Il verbo in questa frase è tenere, tenere a qualcosa o qualcuno. Quindi ci tengo. Allora, vorrei che faceste attenzione al fatto che ci sono delle regole ricorrenti quando dobbiamo usare ci. Usiamo ci quando sostituiamo il complemento indiretto che è introdotto dalla preposizione a, tenere a qualcuno, a qualcosa. In questo caso sostituiamo il complemento con il pronome ci, perché c'è la preposizione a. Quindi in questo caso tengo molto, ci tengo molto, questo ci si riferisce alla nostra amicizia. In questo caso c'è una ripetizione, però è meglio per noi in questo caso perché così capiamo meglio a cosa si riferisce
il pronome ci. Io tengo a questo. Io ci tengo. Va bene? Andiamo avanti e vediamo qual è la terza domanda. Davvero ti è successo questo? Non ne avevo idea. Qui la risposta è ne, perché abbiamo una sorta di frase fissa, abbiamo un'espressione che è non avere idea di qualcosa. Abbiamo la preposizione di e quindi dobbiamo usare il pronome ne per sostituire quel complemento. Non avere idea di qualcosa, non averne idea. Quindi, se quando abbiamo la preposizione a dobbiamo pensare al pronome ci, quando vediamo la preposizione di dobbiamo pensare al pronome ne. Quindi in questo caso non ne avevo idea. Significa non avevo idea di quello che ti è successo. Andiamo avanti, vediamo qual è la domanda successiva. Ho una novità, ma te ne parlerò più tardi. Qui abbiamo il verbo parlare. Parlare di qualcosa. In questo caso parlare della novità. E quindi se abbiamo la preposizione di dobbiamo pensare al pronome ne. Perciò ho una novità, ma te ne parlerò più tardi. Significa ho una novità, ma ti parlerò della novità più tardi. Andiamo avanti e vediamo la domanda successiva. Non riesco a chiamare Lucia. Ci riproverò domani. In questo caso la risposta è ci. Ci riproverò più tardi. Perché? Qual è il verbo? Il verbo è riprovare. Quindi provare o riprovare a fare qualcosa. C'è la preposizione a e quindi dobbiamo pensare al pronome ci. Ci riproverò più tardi, che significa riproverò a chiamare Lucia, non mi ricordavo il nome, riproverò a chiamare Lucia più tardi. Ci riproverò più tardi. Andiamo avanti. Stefania è partita, lo sapevi? La risposta è lo. Lo sapevi? Cioè, sapevi questo? Che vuol dire, sapevi che Stefania è partita? Quindi, sapevi questa informazione? In questo caso, il pronome lo sostituisce tutta la prima frase. Sostituisce Stefania è partita.
Quindi il pronome lo ha come funzione anche quella di sostituire un'intera frase, un'informazione completa. Stefania è partita. Lo sapevi? Un altro modo per dire la stessa cosa è: sapevi che Stefania è partita? Sì, lo sapevo. No, non lo sapevo. In questo caso possiamo fare una domanda, possiamo dire: sapevi che cosa? Che Stefania è partita. In questo caso mettiamo lo. Andiamo avanti. Dovevo passare in farmacia, ma me ne sono dimenticata. Qui la risposta è ne. Osserviamo il verbo. Dimenticarsi di. Dimenticarsi di qualcosa. Il verbo dimenticarsi vuole la preposizione di. E quindi abbiamo capito che quando c'è la preposizione di dopo un verbo, usiamo poi ne per sostituire tutto il complemento. E quindi il risultato è: me ne sono dimenticata. Mi sono dimenticata di fare questo. Andiamo avanti. Non buttare via soldi per cose inutili, poi te ne pentirai. Anche qui troviamo ne perché guardiamo il verbo pentirsi, pentirsi di qualcosa, pentirsi di qualcosa. Ritroviamo la preposizione di e quindi usiamo poi il pronome ne per sostituire tutto il complemento. Te ne pentirai. In questa frase significa ti pentirai di buttare via soldi. Quindi vedete, ormai penso abbiate capito che c'è una regola ricorrente, va bene? Andiamo avanti. Martina è andata allo stadio domenica. Ci sei andato anche tu? Allora, questa è facile. Questa è facile perché questo è il ci locativo, quindi il pronome che sostituisce un complemento di luogo. Quindi qui ci significa allo stadio, va bene? Sostituisce allo stadio. Il ci locativo è il più semplice di tutti. Quindi qui non ci sono scuse. Andiamo avanti. I genitori di Marco si sono lasciati. Me lo aspettavo. Qui ritroviamo il pronome lo. Aspettarsi qualcosa. Che cosa ti aspettavi? Che i genitori di Marco si lasciassero. Quindi in questo caso io mi aspettavo tutto quello che è successo. Quindi mi aspettavo
questo evento. Me lo aspettavo. Quindi in questa frase il pronome lo sostituisce i genitori di Marco si sono lasciati. Va bene? Io vi consiglio di segnarvi tutti questi verbi insieme al pronome, perché alla fine poi sono ricorrenti, quindi potete riutilizzare queste informazioni nella conversazione. Vediamo la penultima domanda. L'episodio di ieri è acqua passata, non ci pensare più. E qui abbiamo il pronome ci, perché il verbo è pensare, pensare a qualcosa o qualcuno. Quindi qui non ci pensare, ci sostituisce all'episodio di ieri. Perciò non pensare all'episodio di ieri, non ci pensare. E quindi pensare a, c'è la preposizione a. E quindi noi automaticamente pensiamo al pronome ci. E infine vediamo l'ultima domanda. Posso contare sulla tua discrezione? Sì, ci puoi contare. Anche qui la risposta corretta è ci, perché c'è il verbo contare. Contare su qualcosa. Qui la domanda è: posso contare sulla tua discrezione? Sì, ci puoi contare. Quindi sì, puoi contare sulla mia discrezione. Qui aggiungiamo una preposizione. Quindi quando vediamo la preposizione a e quando vediamo la preposizione su, dobbiamo immediatamente pensare al pronome ci. Va bene? Allora, com'è andata? Com'è andato questo quiz? Fatemelo sapere o nella chat qui a fianco oppure nella sezione dei commenti qui sotto. Mi raccomando, sono molto curiosa di sapere com'è andato questo quiz. Inoltre vi ricordo anche che ci sono tantissime lezioni sul mio canale in cui ho parlato di ci, di ne, della differenza tra ne e lo. Quindi io vi lascio tutti i link a quei video nella descrizione qui sotto. C'è una playlist in cui ho raccolto tutti questi video, quindi trovate anche quella sul mio canale. Che altro dire? Ci fermiamo qui per oggi perché, insomma, abbiamo parlato tanto di grammatica e quindi ci siamo meritati una pausa adesso. Va bene? Allora, io vi ringrazio per aver fatto questo quiz insieme a me oggi e vi aspetto nel prossimo video. A presto, ciao!